Guardo il lago e non è più quello di prima. Se vogliamo vedere un aspetto romantico della questione e vogliamo mantenere il ricordo del nostro lago, non potremmo più dire ai nostri figli: ecco, io giocavo qui, tu oggi giocherai in un'altra parte, 50-100 metri più in là, con delle acque più basse. Ti deturpano il posto dove vivi, dove sei cresciuto, tutto questo per biechi interessi economici fa rabbia. Il lago va rispettato per la sua struttura, per la sua architettura. Questa riduzione di livello ha prodotto dei guai all'ecosistema lacustre, che ha lasciato scoperti numerosi metri del passato fondale che nasconde ovviamente una serie di processi biologici molto interessanti, più importante tra i quali è la denitrificazione, cioè l'azione che svolgono in genere gli ecosistemi gratuitamente per l'uomo. Sta partendo una successione che si dice di origine terrestre, crescono gli ulivi, si è vista anche qualche pianta di pomodoro e la vegetazione acquatica invece lascia il posto a quella terrestre. È quella che scientificamente viene chiamata successione idrarca. Ci sta anche molta erba che potrebbe essere adatta a un pascolo di ovini più che di pesci. Pensate che qui ormai è estremamente ricco di nitrati che non sono stati trasformati in azoto atmosferico e sono una buona riserva di nutrienti. Infatti vedete che le piante crescono abbastanza in modo rigoglioso perché insomma questa zona è fertilizzata. Insomma, qui c'era lago con i pesci dentro, con i piccoli invertebrati che nutrivano i pesci, con delle piccole alghe che nutrivano i piccoli invertebrati e adesso non c'è più nulla di questo. Purtroppo quello che non si può dire è che questa trasformazione sia di tipo naturale. C'è lo zampino dell'uomo che vuole spesso abusare dei beni della natura. Nel momento in cui il lago doveva segnare il massimo suo livello, ossia a maggio, in realtà segnava una discesa, una curva di discesa. È come se ci trovassimo di fronte a una donna che all'8° mese di gravidanza, anziché prendere chili, dimagrisce drasticamente. Questo è il lago di Bracciano in questo momento, una donna che sta perdendo il suo figlio all'8° mese. Questa cosa mi ha dato la misura dell'allarme che si stava creando. La storia del lago e di Acea non è una storia bella e se sarà una storia a lieto fine lo sarà soltanto per la grande resistenza del lago stesso. Quando ho preso in gestione questo posto era il 2014. Il livello del lago era
molto molto più alto, arrivava più o meno dove è questa linea. Il Salice era completamente immerso e non avevo spiaggia praticamente, i lettini venivano messi qua, in questa zona qua di prato. Nei successivi 2 anni diciamo che il livello è rimasto abbastanza stabile fino all'estate del 2017, in cui c'è stato un brusco calo del livello dell'acqua, un calo che veniva percepito quotidianamente. Ero stupefatto, non riuscivo a capire come fosse possibile che il livello scendesse così rapidamente e che nessuno si rendesse conto di quello che stava succedendo. Piano piano è venuta fuori insomma, la storia di Acea, le captazioni, l'irregolarità nelle captazioni e questo ci ha lasciato un po' di stucco, diciamo, perché com'è possibile che un bene naturale, un lago, un ecosistema possa essere dato in mano a un SpA? È un bene principale diffuso, appartiene al tempo stesso a chi ci vive e a chi come Roma può beneficiarne in termini di risorsa idrica. Il codice dell'ambiente parla delle acque dolci proprio in termini di risorsa idrica e quando si parla di risorsa si parla di qualcosa che purtroppo può diventare di interesse di natura commerciale ed è esattamente quello che è successo. L'interesse commerciale a un certo punto ha prevalso sull'interesse ecologico, sull'interesse secondario, mediato. L'elevata qualità del lago, della biologia del lago, produce un altro servizio ecosistemico, probabilmente quello più facilmente quantificabile in termini economici, la vendita dell'acqua. E per quello che ne so io, senza alcun ritorno. Peraltro c'è da dire che per la stessa ammissione degli enti che svolgono questo lavoro, mi sembra di ricordare che si parli di un 40% di perdita durante il trasporto di quest'acqua. E questo è un po' disgustoso, devo dire. Perché si aiuta a prosciugare un lago o si aiutano gli eventi naturali a creare, diciamo, degli squilibri per buttare la metà di quello che raccogliamo. In questo caso, se si fosse adempiuto quanto prescritto nel testo unico dell'ambiente, se si fossero riparate le condotte, non ci sarebbe stato assolutamente bisogno di captare neanche una goccia dal lago di Bracciano. Se si fosse fatto al tempo giusto, al momento giusto, il potabilizzatore del Tevere, il lago di Bracciano sarebbe rimasto quello che da concessione è, ossia una riserva idrica di natura strategica in casi di assoluta necessità ed urgenza, perché questo è. Il prelievo deve comunque garantire e rispettare i flussi naturali del lago. Qui si parla di profitto. Quindi quando tu prendi l'acqua a costo zero e poi la vendi a 30-60 mila euro al giorno, capisci che la tua voce insomma rimane un po' così inascoltata, no? E questo è quello che è successo nel giro di un'estate. Da un livello normale, forse anche abbastanza alto rispetto alla media, siamo arrivati a quello che vediamo adesso. A settembre del 2017 qui davanti erano emersi 70 metri di spiaggia. La reazione di pancia immediata era Acea sta emungendo, sta captando in funzione di una concessione, cambiamola. E noi avvocati invece sappiamo che quando la cambi, una concessione, quando cambi un contratto, il contraente forte è in grado di dettare le regole, perché questa è una regola commerciale basilare, chi ha più soldi detta le regole. In questo caso chi ha più soldi è Acea. Quindi mettersi seduti ad un tavolino con Acea e cambiare un regolamento è un atteggiamento di natura suicida, perché significherebbe aver cambiato qualcosa nell'interesse del contraente forte, che avrebbe imposto il suo interesse, perché è commercialmente giusto e corretto che una società per azione faccia questo, perché la società per azioni deve distribuire utili ai suoi soci e non deve fare un servizio pubblico. Ed è corretto dal punto di vista del diritto commerciale che faccia così. È molto meno corretto che invece gli enti si lasciino trasportare da questo. Allora siamo andati a leggerla noi questa concessione e questa concessione alla fine è scritta bene, non c'è assolutamente motivo di cambiarla. La morale della favola è che questa concessione è inadempiuta
e non c'è nessuno che imponga il suo adempimento. La concessione stabilisce dei limiti di captazione, stabilisce dei limiti del livello del lago oltre i quali non si può captare. Questi limiti sono stati violati. Nessuno ha imposto lo stop, nonostante il fatto che la concessione imponga uno stop a 161,90 sul livello del mare. Quel limite è stato ampiamente superato. È quello oltre il quale il lago va in sofferenza. Per quanto riguarda la mia attività, io lavoro con le barche, quindi di conseguenza l'alaggio, la messa in acqua delle barche, anche le più piccole, incominciava a essere un problema. Anche le stesse canoe, che comunque hanno un peso irrisorio, andavano portate a mano per 70 metri, quindi la gente si è dovuta munire di carrellini. Io lavoro qui dal 1989, da quando è arrivata questa motonave. La prima motonave è arrivata nel lago di Bracciano e si chiamava la Sabazia. Non è iniziata quasi nemmeno la stagione del 2017, poiché mancando il fondale nei vari molli di attracco abbiamo dovuto fermare la motonave per motivi di sicurezza. Nella primavera del 2018 siamo corsi ai ripari, il sistema di ormeggio è stato totalmente cambiato e questo ha permesso di poter navigare tutta la stagione del 2018. Il problema non è soltanto l'ormeggio, il problema è anche il dislivello che si crea tra la motonave Sabazia e i moli, che è troppa discesa, cioè una discesa enorme per salire, per imbarcare e sbarcare i turisti. Questo l'abbiamo risolto in parte alzando il piano della barca con il pontile in maniera che viene una discesa più morbida per imbarco e lo sbarco. Il primo dato che abbiamo voluto conoscere erano quali fossero gli emungimenti di Acea. Quanto stai prendendo? Perché tu ci stai dicendo che prendi, in coerenza con la tua concessione, un massimo di 1100 litri secondo, derogando a questo quando era possibile farlo. Ma il lago era già sotto la soglia che la concessione stessa imponeva per lo stop, quindi noi ci chiedevamo: ma stanno veramente prelevando questi 1100? Vogliamo conoscere questi dati. Abbiamo per questo fatto una richiesta di accesso agli atti e con enorme stupore, ma neanche troppo devo dire, ci siamo accorti che non esisteva un soggetto terzo che ci dava questi dati. L'unico che sapeva quanto captava era il soggetto che captava, quindi l'unico dato in nostro possesso era quello di Acea. Questa è una cosa assurda, soprattutto in un momento in cui è necessario effettuare un controllo per verificare la coerenza e l'adempimento, il rispetto delle regole che vigono in virtù della concessione. Proprio per questo abbiamo chiesto a quel punto, fin dai nostri primi atti, al Ministero, alla Regione e al Parco, di dotarsi di alcuni strumenti di controllo autonomi e indipendenti che consentissero loro di verificare il reale dato di emungimento. Da quando è iniziata la crisi, l'ISPRA e anche i guardiaparco del Parco regionale Bracciano-Martignano sono venuti regolarmente a fare dei rilevamenti e misurare la spiaggia. Hanno fatto un censimento delle varie specie che erano venute fuori con l'abbassamento dell'acqua. Sott'acqua nel 60 d.C. era finita buona parte del sistema delle ville che stavano tutte intorno alle rive. Sono almeno 22 quelle che abbiamo individuato negli anni. Le ville erano rimaste sostanzialmente sott'acqua. Quindi adesso c'è un problema serio che è quello lì della conservazione di questi siti, in quanto che il primo fenomeno che avviene è che i resti lignei, nel momento in cui il livello scende di 2 metri, sono i primi a rischiare in termini di conservazione. Ma c'è anche un problema che vedete anche qui, su questo molo, lì dove praticamente, essendo una zona vulcanica, quella del lago di Bracciano, chiaramente la vegetazione spontanea ha una velocità nella crescita impressionante. E sostanzialmente il problema è anche questo, cioè che la vegetazione spontanea, tra le altre cose, nel momento in cui mette le radici, spacca le malte romane lì dove ancora si conservano in
quel che resta dei muri. L'abbassamento del livello di un lago provvede a una variazione della quantità di luce che penetra le acque. Significa che alghe che erano a 20 metri di profondità, ad esempio, godevano di una intensità luminosa piuttosto debole. Quest'anno hanno visto crescere l'intensità luminosa e quindi termica piuttosto significativamente. La prateria di caracee che arricchisce il fondale lacustre fino ai 20-25 metri di profondità si è fortemente ridotta in altezza, ridotta cioè in spessore, e con questo si ha una forte riduzione dell'ossigeno prodotto, ma anche una forte riduzione dei nascondigli per i pesci, che sia per la forte luminosità sia per la scarsità di nascondigli sono più proni ad essere attaccati dai predatori, e quindi si vanno un po' a sconvolgere gli equilibri di predazione che mantengono stabile l'esistenza di tante diverse specie. Probabilmente significa che molte specie si estingueranno prima di quello che il sistema aveva disegnato. Queste sono alghe unicellulari tossiche che subentrano quando le alghe verdi consumano eccessiva quantità di CO2. Siccome hanno bisogno di minore quantità di CO2 riescono a prevalere nella competizione e uccidono i pesci, insomma fanno male. Questa cosa dell'abbassamento del lago potrebbe aver contribuito a questo movimento di uccelli che arrivano, perché anche il fistione turco, per esempio, è un'anatra che si nutre delle piante che sono sott'acqua, e quindi l'abbassamento del lago probabilmente ha dato la possibilità di sviluppare molte più piante e ad avere una superficie più estesa di acqua bassa. Non sappiamo poi certo che cosa potrebbe succedere se questa situazione dovesse permanere. Io mi ritengo semplicemente un'osservatrice, quello che faccio è venire a disegnare, però questo rimanere a osservare a lungo gli animali, vederle nelle diverse stagioni, mi permette di vedere alcune cose e alcuni cambiamenti proprio legati all'abbassamento del lago. Sono aumentati tantissimo per esempio gli ardeidi, e quindi gli aironi, le garzette, gli aironi bianchi maggiori e soprattutto i guardiabuoi. C'è stato un boom rispetto a queste specie che prima non c'era, perché si sono create queste spiagge con le acque molto basse e quindi anche loro possono cacciare tranquillamente i pesci che sono nelle acque basse. Sono fluttuazioni a volte anche naturali, però insomma c'è stato un grande cambiamento rispetto al passato. È cambiata anche per me, perché ho avuto la possibilità di accedere a tantissime zone che prima mi erano precluse, perché il lago di Bracciano purtroppo è molto edificato tutto intorno, gran parte sono terreni privati, e quindi la possibilità di accedere, di arrivare per esempio anche qui dove sto disegnando oggi, mi era veramente difficile o impossibile. C'è la possibilità di fare la passeggiata intorno a tutto il lago, quindi anche avvicinarsi un po' di più ad alcuni siti dove gli animali sono presenti, come qua, le pantane. Il parco si è dotato dei suoi sistemi di misurazione. A questo punto è interessante, io lancio anche una sfida in questo senso. Sarebbe interessante verificare se lo strumento di misurazione del parco e quello di Acea hanno la stessa tara, ossia se registrano lo stesso dato. Sarebbe interessante aprire anche a titolo sperimentale le chiuse di Acea, vedere se i 1000 litri che registra il parco sono effettivamente gli stessi 1000 litri che prende Acea. Sarebbe interessante anche verificare se lo strumento di misurazione di Acea è regolabile, è tarabile e in quale misura. Mi auguro che questa cosa sia reversibile e che presto tornerà al suo livello naturale. Per il momento siamo qua, vigiliamo, siamo in contatto con gli amministratori che dicono di tenere sotto controllo l'impianto di captazione di Acea che è sulla strada per Anguillara, di
dicono che l'impianto è fermo, che quindi le pompe non stanno captando acqua. Non lo sappiamo. Dobbiamo fare affidarsi. E famo affidarsi. Queste sono le chiuse, potevano essere ovviamente aperte o mantenute chiuse a seconda del livello lacustre che veniva desiderato. Questa è un'origine papalina perché è la presa d'acqua che si decise di sostituire a quella proveniente da Manziana, più a nord dell'acquedotto Traiano. Si pensò che forse era più semplice prendere l'acqua dal lago dato che c'era un percorso inferiore. Questo è importante perché alcuni anni fa, quando il lago era cresciuto di livello notevolmente, non si aprivano queste chiuse, non venivano aperte, perché si voleva mantenere una certa riserva d'acqua sul lago. Però poi, siccome il livello era eccessivo, praticamente tutte le attività turistiche erano rese difficili, si pensò di riaprire queste chiuse, anche perché non è lo sfioro naturale dell'Arrone, ma è chiaramente un'opera fatta per modificare il livello e gestirlo. In questa maniera il lago diventava una riserva d'acqua gestita e non più completamente naturale. Qui siamo nella zona del porto dell'antica Angularium. Da qui originava all'epoca, fino al 60 d.C., l'Arrone, cioè l'unico emissario naturale del lago. Il molo lungo che stava sotto la rupe dell'odierna collegiata, dell'odierno centro storico di Anguillara, era un molo lungo 90 metri che terminava con questo parallelepipedo di cui si vede l'emergenza del faro. Noi abbiamo fatto il rilievo in acqua, pietra per pietra, di tutto il molo. Adesso tutto il molo è fuori. Considerate che qua dietro c'è un fosso. Prima dentro ci stavano rane, pesciolini, c'erano i gamberi, quelli rossi di fiume, e adesso il fosso è secco. Prima tutta questa zona qui, durante il periodo primaverile, era una spugna, cioè nel senso che tu camminavi e sentivi perché era talmente piena d'acqua sotto, e invece adesso no, è in piena siccità. Si è seccato addirittura un pozzo nell'estate del 2017. Come vedete, ormai queste prese d'acqua sono del tutto inutili perché il lago è molto distante dalle prese d'acqua, c'è un buon dislivello, probabilmente sarà un metro di dislivello. Queste si dovrebbero trovare a 163,9 metri e 9 dal livello del mare, e oggi ci troviamo a 161,9, quindi insomma mancano un paio di metri di lago. Lo scorso anno ho letto da profili anche istituzionali e mi ha fatto molto male, ma che vuoi che sia, il lago ha perso soltanto 2 metri. Ha perso soltanto 2 metri su quasi 200 di profondità, non sono 200, sono molti di meno. Quindi sostanzialmente ha perso l'1%, cosa vuoi che sia. Anche i reni sostanzialmente in un corpo umano non sono più del 3-4% del suo peso, ma se tu togli i reni a una persona muore. L'abbassamento di livello del lago sta facendo perdere i reni, la capacità di filtrazione e di depurazione delle acque che non sono depurate alla fine diventano anche non potabili, e per Acea diventerà addirittura più gravoso dal punto di vista economico doverle depurare. Proprio per questo sarebbe interessante anche dal punto di vista commerciale impedire che questo lago vada in eutrofizzazione, che questo lago vada in un processo di inquinamento autoindotto o eteroindotto. È un limite che è quello oltre il quale il corpo di cui parlavamo prima perde i suoi reni. Quindi superare quel limite significa non soltanto violare la concessione, ma creare un danno. Un danno che è tale, io lo voglio ricordare sempre questo, non soltanto quando il lago si inquina, ma anche semplicemente quando il lago perde acqua, perché il codice dell'ambiente descrive come danno ambientale ai laghi e alle acque interne anche la semplice perdita quantitativa e non semplicemente qualitativa della risorsa idrica.
molto spesso l'impressione che la crisi idrica dell'estate 2017 sia stata, se non addirittura creata, perlomeno cavalcata, proprio per riuscire a sbloccare le grandi opere. Noi sappiamo che Acea ha in ballo dei progetti di rilevantissima entità economica, come ad esempio la riparazione e il raddoppio dell'acquedotto del Peschiera, o come ad esempio quello della potabilizzazione del Tevere, che era quasi un fantasma che aleggiava nei progetti e nei sogni di tutte le amministrazioni regionali e capitoline e che non si realizzava mai e che, guarda caso, si va a realizzare proprio in questi giorni dopo la crisi dell'anno scorso. È qualcosa che nelle altre città europee accade da sempre. La potabilizzazione dei corsi principali di acqua è la risorsa idrica di ogni città. Se noi andiamo a vedere il testo unico dell'ambiente, parla di potabilizzatori fin dalle prime righe quando si occupa delle acque interne, parla di risparmio dell'acqua piovana, parla di recupero delle acque piovane, parla di potabilizzazione delle acque piovane e parla di una differenziazione dell'uso delle acque tra nere, grigie e bianche. Se noi pensiamo, ancora oggi usiamo acque potabili per la lavatrice o addirittura per tirare lo sciacquone, sottraendo la risorsa idrica di natura potabile all'uso che naturalmente se ne può fare. E sarebbe interessante aprire anche un capitolo sul politicamente corretto. La questione del lago di Bracciano si sta sviluppando sostanzialmente su 3 fronti, uno di tipo amministrativo e 2 di tipo giudiziario. Quelli di tipo giudiziario sono uno di natura penalistica, c'è la Procura di Civitavecchia che indaga con ipotesi di danno ambientale e disastro ambientale, c'è poi la questione relativa ai giudizi pendenti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Dal punto di vista squisitamente istituzionale e amministrativo, gli enti, e parlo in special modo dei comuni dei rivieraschi del lago, sebbene in un secondo momento abbiano dimostrato un maggiore interesse, sulle prime non hanno neanche avuto il coraggio di chiamare denuncia querela la notizia di reato che andavano a portare all'attenzione della procura, l'hanno chiamato esposto, non hanno assolutamente fatto quello che era il loro potere e secondo me quello che era il loro dovere fare. Di fronte a un'ipotesi di reato, anche soltanto ipotetica, si fa una denuncia. Il reato di cui stiamo parlando non è un reato di danno. Non bisogna aspettare che si verifichi un danno per concretizzare l'ipotesi fattuale prevista dal codice penale e dalla legislazione speciale che vige in materia. È un reato di pericolo. È sufficiente che ci sia il pericolo di un danno per concretizzare la possibilità sia amministrativa che giurisdizionale di intervento. Tutto il codice dell'ambiente è orientato su un triplice criterio di tutela: prevenire, riparare e soltanto alla fine risarcire. Aspettare che si verifichi un danno significa sostanzialmente aver saltato i primi 2 passi che la nostra normativa ci impone. E qui iniziamo ad avere un altro livello di responsabilità, perché noi abbiamo avuto la Regione che ha imposto a un certo punto a luglio, se non erro, lo stop dei prelievi, accortasi del fatto che c'era una situazione veramente pregiudicata, non in fase di pregiudizio, già pregiudicata. Acea Ato 2 SPA fa ricorso per ottenere la sospensiva. Il giudice respinge questo ricorso. Qui abbiamo assistito a un capolavoro di incoerenza. Di fronte a un provvedimento emesso dalla Regione, convalidato e ratificato dall'autorità giudiziaria, la Regione stessa revoca il suo provvedimento e ne emette uno nuovo che autorizza Acea a captare, sebbene in misura ridotta, nuovamente. In sostanza ha fornito ad Acea la prova per confessione dell'esistenza di una crisi idrica, che il Tribunale stesso aveva sconfessato. Il Tribunale stesso aveva detto non c'è prova alcuna di una crisi idrica. Al contrario, ci sono una serie di prove impressionanti che dimostrano come la Regione in particolare abbia messo a disposizione di Acea una serie di fonti alternative per poter bypassare la necessità di prelevare dal lago di Bracciano. Quindi noi siamo di fronte a una inerzia istituzionale, a una paralisi istituzionale alla quale reagiamo ed è doloroso. Ed è doloroso doversi difendere da chi ti dovrebbe rappresentare. È come se qualcuno si dovesse difendere da me che sono il suo avvocato. È come se un mio cliente avesse la necessità di difendersi da chi lo attacca e da me che lo difendo. E dal punto di vista turistico e commerciale c'è stato un crollo degli introiti rispetto agli anni precedenti. Mi piacerebbe vedere le istituzioni lacustri sedersi intorno a un tavolo insieme
ad Acea, a Roma Capitale, e dire ci avete fatto un danno, cosa avete intenzione di fare per poterlo emendare. Allo stato attuale questa cosa noi non la stiamo vedendo, il mio quindi vuole essere anche uno sprone, in qualche maniera voglio invogliare le comunità locali, tutte queste risorse enormi che abbiamo anche in termini di umanità, i commercianti, i cittadini, le istituzioni stesse dovrebbero farsi parte diligente, parte attiva nel richiedere il ristoro, è previsto dal codice dell'ambiente. A me dell'indennizzo sinceramente poco me frega, nel senso che non mi cambia la situazione. Cioè io preferirei averci la situazione naturale che c'era prima e poter fare il mio lavoro tranquillamente in un ambiente sano, anche perché d'estate queste pozze qua si scaldano, diventa un ambiente fecondo per batteri, zanzare, animali di varia taglia e specie che ci fanno di tutto. È macello. E quindi anche poi la manutenzione, la gestione della spiaggia stessa comincia a essere più impegnativa di quello che dovrebbe essere naturalmente. Cioè uno arriva col rastrello, pulisce, toglie le cartacce, le cicche delle sigarette. Noi dovevamo per forza di cose tagliare l'erba perché non era accessibile altrimenti il passaggio all'acqua. Chiedendo autorizzazioni, delibere e quant'altro siamo riusciti a sistemare questi 50 metri di spiaggia in modo tale da poter lavorare, anche perché sennò avremmo dovuto chiudere bottega. Quando vengono i croceristi, il modo più problematico per farli imbarcare e sbarcare è questo di Bracciano, perché è esposto sempre a venti di nord e venti di tramontana, posizionati come stiamo noi adesso, ci batte di fianco e crea non pochi problemi sia nell'attracco che nello sbarco dei passeggeri. I croceristi che sbarcano a Civitavecchia scelgono di venire a visitare il lago di Bracciano con il castello, visitare le bellezze del lago, un lago vulcanico, un lago di importanza naturalistica. Stiamo all'interno di un parco dunque, e vengono sulla motonave Sabazia. Noi facciamo fare il giro di tutto il lago, poi scendiamo nei vari paesi, o ad Anguillara o a Trevignano. La cosa che mi ha lasciato perplesso poi è stato proprio il fatto della percezione che ha avuto la gente che non sta qui, che non lo vive quotidianamente. Molti arrivavano qua sbigottiti. Dov'è il lago? Sono venuto 2 mesi fa e il lago stava qui e adesso il lago sta laggiù. Com'è possibile? Che è successo? Ammazza, il sole è forte, picchia. Dico, il sole è forte, picchia. Ci stanno anche delle cause che non so prettamente naturali, allora siccome c'era un discreto movimento intorno alla questione abbiamo cercato anche di condividere la nostra preoccupazione per il lago. Alcuni erano insomma consapevoli di quello che stava succedendo e altri era come se cadessero dal pero. Un giorno mi chiesero spiegazioni a proposito del lago e io risposi guardi c'è una questione aperta con Acea, questo signore mi guarda e mi fa sì. Acea. Non si riesce a capire per quale motivo le istituzioni non si facciano veicolo di questa istanza, visto che è un'istanza di natura collettiva, un interesse diffuso, no? Non si riesce a capire del perché ci sia tutta questa timidezza nell'affrontare un discorso che con serenità può essere affrontato senza la necessità di andare a calpestare i famosi poteri forti di cui si sente parlare. Tenete in considerazione che tutte le ordinanze emesse dalla Regione Lazio contengono l'avvertimento che in caso di violazione si procederà giudizialmente a fronte di un articolo che è l'inottemperanza all'ordine dell'autorità, che ha una multa di 260 euro. Collettiva, non pro die. Una sanzione deve avere una funzione di deterrente, altrimenti non funziona. Se Acea guadagna 14.000 euro al giorno dalla captazione e la multa non è di almeno 14.001 euro, potrebbe avere la convenienza a continuare a captare. Quindi si stava cercando di far finta di mettere paura a un ente che aveva enormi guadagni, paventandogli una multa da 260 euro.
qualcosa che io non riesco a definire se non poco seria, e sono stato molto dolce. Noi abbiamo richiesto una volta alla Regione, una volta all'ente parco, una volta al Ministero di bloccare le captazioni. Il parco ha emesso un provvedimento che consentiva di dichiarare non captabili le acque del lago perché appartenenti a un bacino di interesse ecologico, e ha chiesto alla Regione di intervenire decretando lo stop, uno stop che noi ancora stiamo aspettando. Credo lo stia aspettando anche il parco. Ovviamente gli ecosistemi non si arrendono, una volta che cambiano, come in questo caso, una grossa parte della loro superficie, assumono un aspetto diverso e cercano di riconquistare gli equilibri, non come quelli che avevano prima, ma altri equilibri nuovi. Quindi abbiamo un nuovo ecosistema lacustre, che non è detto che sia migliore o peggiore del precedente, è sicuramente diverso. Questo è un fenomeno che si chiama omeoresi. Si creeranno nuovi tipi di habitat, magari più adatti a degli uccelli acquatici di passo, anche se questi non potranno più trovare zone di riproduzione qui, perché non c'è più spazio proprio, non c'è più vegetazione circolaquale, c'è molto fango attorno. Probabilmente tra un po' il lago riotterrà i suoi servizi di autodepurazione, molto ridotti rispetto a prima. Questi sono gli ultimi giorni dell'inverno in cui possiamo osservare tutti quegli uccelli che vengono qua a svernare. Le pantane di Trevignano in particolare raccolgono tantissime folaghe che adesso sono in numeri esagerati. E le folaghe sono tutte nere e hanno questa particolarità della testa che ha queste gradazioni di nero e di grigio che per chi disegna è difficile da rappresentare. Noi accogliamo e ospitiamo tantissime specie di uccelli svernanti, prima tra tutte il fistione turco, che è un uccello che nidifica nel nord dell'Europa e che passa l'inverno qua, ed è uno dei pochi siti di svernamento del fistione turco in Italia, proprio qui il lago di Bracciano, nella zona della Marmotta e nella zona del lago di Martignano soprattutto. Quindi una particolarità che a volte viene ignorata da gran parte della popolazione che vive sul lago, e invece è un valore naturalistico molto alto, molto forte. Questa pratica del disegno naturalistico ti aiuta innanzitutto a fermarti, a stare, a diventare anche un po' invisibile, perché comunque quando stai fermo a disegnare spesso gli animali anche si avvicinano, e poi ti aiuta a guardare le cose molto più nel dettaglio, a prenderti un po' cura di quello che tu disegni, un po' cercare di portartene un po' a casa, ma attraverso un'esperienza, non semplicemente un guardare. Molti pensano che il lago sia una cosa ferma, immobile. Il lago è vivo, il lago ha anche un suo umore, va interpretato, cresce, cala, si muove. La gente non ha la percezione, chi non c'è nato non lo capisce, no? Come chi nasce davanti al mare che dice che l'odore del mare se lo porta dietro sempre, o chi nasce in campagna che conosce i sapori della frutta e della verdura fresca, no? Anche il lago ha una sua identità e la trasmette alla gente del lago. Io sono lacustre, lo dico sempre, mi sento molto lacustre, molto acquatico. Vivendo per un periodo lontano sentivo la mancanza di uno specchio d'acqua. C'era un fiume e ogni tanto ci andavo a vedere l'acqua che scorreva, ma non era la stessa cosa. Ci sono tanti eventi naturalistici che accadono su questo spicchietto di lago, ma su tutto il lago in realtà, della quale magari non ce ne accorgiamo tanto, soltanto se appunto fai questo viottolo, questo sentiero di sterpaglie, ti fermi qui ad osservare, a guardare e riesci a capire che appunto sono in atto tutta una serie di trasformazioni, di arrivi, di partenze, e essere in quel momento là quando succedono cose è veramente emozionante. A 2 anni da allora il
paesaggio è cambiato, la natura ha ripreso i suoi spazi, sono venute fuori piante che non c'erano. Il lago fa male a vederlo. Sta reagendo in maniera interessante, sta reagendo in maniera inaspettata. Fa rabbia, e fa rabbia soprattutto il confrontarsi con tanta gente anche del posto che pensa di risolvere con soluzioni semplicistiche o addirittura vede anche un lato positivo in questo, cioè nel senso, si è abbassato il lago, c'è più spiaggia, metti più lettini. Per noi che viviamo il lago è un altro discorso e sinceramente no, lo preferivo quando era a livello suo, sinceramente. E adesso aspettiamo che piova. Che dobbiamo fare?